Come si lavora il punto brioche all'uncinetto? Te lo mostro in questo nuovo video in ben 2 differenti versioni. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Il punto brioche è una lavorazione molto conosciuta e apprezzata con i ferri da maglia, ma che possiamo eseguire anche con l'uncinetto. In questo video te la mostrerò in 2 versioni, la prima di colore azzurro e la seconda di colore rosa. Quali sono le caratteristiche comuni di queste 2 lavorazioni? Entrambe sono estremamente elastiche. Prima versione, seconda versione. Ed entrambe sono reversibili. Che cosa vuol dire? Che abbiamo la stessa texture su entrambi i lati dei nostri pannelli. Questo è il fronte e questo è il retro. Per entrambe le versioni non è previsto un multiplo, andiamo quindi ad avviare solamente le catenelle che ci servono e per entrambe andiamo poi a ripetere i passaggi di un solo giro di lavorazione. Le principali differenze sono da un punto di vista visivo. Nella prima versione si vengono a creare come delle trecce molto ravvicinate tutte rivolte nello stesso verso. Trecce che ritroviamo anche in questa versione ma più distanziate l'una dall'altra e nel mezzo si crea questo effetto quasi allungato verso sinistra da una parte e dall'altra del nostro pannello. Questi 2 campioni sono stati eseguiti con la stessa tipologia di filato, cambia ovviamente il colore e lo stesso numero di uncinetto ed entrambe le versioni sono eseguibili con qualsiasi tipologia di filato, perfette per tantissimi progetti diversi. Coperte, copertine, sciarpe, progetti a pannello dove desideriamo una texture che ricordi il lavoro con i ferri da maglia. Andiamo quindi a vedere come eseguire la prima versione, la seconda e ovviamente sono curiosa di conoscere quale delle 2 versioni vi piace di più. Fatemelo poi sapere con un commento proprio qui sotto il video e se ancora non vi siete iscritti qui sul mio canale e ne avete piacere, vi invito a farlo cliccando sull'apposito pulsante sempre sotto il video così da essere aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Prima versione. Non avendo multipli da rispettare, andiamo ad avviare tante catenelle quante saranno necessarie per il nostro pannello. Partendo dall'uncinetto dobbiamo poi tornare indietro nella seconda catenella, la penultima che abbiamo lavorato. 1 e 2. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo quindi nella seconda catenella e prendiamo il filo. Abbiamo così 3 asole sull'uncinetto, 1, 2 e 3. Senza caricare il filo con la prima asola che ci si presenta qui a sinistra, andiamo a chiudere le altre 2. In questo modo, questo sarà il primo punto del nostro giro. Soprattutto se siete principianti vi consiglio di applicare sopra questa maglia un marcapunti. Dobbiamo ripetere questi passaggi in ciascuna catenella che ci si presenta. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 3 asole, con la prima chiudiamo le altre 2. Rivediamolo ancora una volta, carichiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso, con questa asola chiudiamo le altre 2. Proseguiamo in questo modo per ciascuna catenella che ci si presenta fino al termine del giro. Lavoriamo l'ultimo punto nell'ultima catenella disponibile. E abbiamo così completato il nostro primo giro. Per cominciare il secondo realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. I passaggi che eseguiremo in questo giro e in tutti i prossimi giri sono molto simili a quelli che abbiamo appena visto insieme, ma dobbiamo svolgerli con una piccola attenzione. Dobbiamo lavorare da questo momento in poi sempre nella costa retro di ciascun punto. La metà costina più lontana rispetto a noi.
Dobbiamo quindi cominciare questo giro nella costa retro del primo punto disponibile, che corrisponde anche all'ultimo punto lavorato nel giro precedente. Ricordiamoci che la catenella è di supporto, non vale quindi come punto. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costa retro del primo punto disponibile, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e con la prima asola andiamo a chiudere le altre due. Ci spostiamo sul punto successivo, carichiamo il filo, entriamo in costa retro, prendiamo il filo, con la prima asola chiudiamo le altre due e proseguiamo in questo modo, punto dopo punto, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Lavoriamo l'ultimo punto disponibile. Se avete posizionato il marcatore all'inizio del giro precedente, dovete lavorare sulla maglia segnata col marcatore. E una volta chiuso l'ultimo punto, abbiamo completato il secondo giro. Questo sarà un lato del nostro pannello, questo sarà l'altro lato. Per cominciare un nuovo giro, catenella di supporto, voltiamo il lavoro e non dobbiamo fare altro che ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme in quest'ultimo giro, finché il nostro pannello non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Una piccola accortezza soprattutto se siete principianti. Guardando frontalmente il lavoro davanti a voi, potreste avere la tentazione di entrare qui per cercare la costa retro dei vostri punti. In realtà non dovete guardare il lavoro da questa parte, ma dovete leggermente girarlo in questo modo. Queste saranno le coste dei vostri punti. Questa sarà la costa davanti e questa la costa retro nella quale dovrete lavorare. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo nella costa retro di ciascun punto, con la prima asola chiudiamo le altre due e proseguiamo in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un pannello come questo. Questo sarà un lato della nostra lavorazione e questo è il suo retro, ma le due parti sono perfettamente interscambiabili poiché si tratta di un punto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture su entrambi i lati del nostro pannello. Passiamo ora a vedere la seconda versione del nostro punto. Seconda versione. Non avendo multipli da rispettare, anche in questo caso andiamo ad avviare tante catenelle quanto dovrà essere largo il nostro pannello. Partendo dall'uncinetto, dobbiamo poi tornare nella seconda catenella, la penultima che abbiamo lavorato, 1 e 2, e all'interno della seconda catenella andare ad eseguire un mezzo punto alto. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto, 1, 2 e 3. In questo caso carichiamo il filo e andiamo a chiudere tutte e 3 le asole contemporaneamente. Questo sarà il primo punto del nostro giro. Se lo desiderate potete segnarlo con un marcatore. Osserviamo più da vicino la struttura di questo punto. Questa è la parte superiore del punto. Abbiamo poi un piccolo filo qui al centro e un filo qui sulla sinistra. Lo metto in risalto utilizzando un ago. Eccolo qui. Con il nostro uncinetto dobbiamo ora entrare all'interno di questo filo. In questo modo. Prendiamo l'uncinetto, passiamo al di sotto di questo filo e ci spostiamo nella catenella successiva. Vi entriamo all'interno, prendiamo il filo e usciamo solamente dalla catenella.
In questo modo abbiamo 3 asole sul nostro uncinetto, come se avessimo eseguito un mezzo punto alto. Carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere tutte queste asole contemporaneamente. Il nuovo punto che abbiamo creato ha la stessa struttura del precedente. Questa è la parte superiore, questo è il filo al centro e questo è il filo sulla sinistra. Al di sotto di questo filo dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo appena eseguito. Con l'uncinetto entriamo quindi sotto a questo filo, in questo modo, entriamo nella catenella successiva, prendiamo il filo e lo portiamo solo attraverso la catenella, così da avere 3 asole sul nostro uncinetto. Carichiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole contemporaneamente. Proseguiamo in questo modo, ripetendo questi passaggi fino all'ultima catenella disponibile. Lavoriamo l'ultima catenella, ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme, e abbiamo così completato il nostro primo giro. Per cominciare il successivo realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Ruotiamo leggermente il nostro lavoro così da evidenziare la parte superiore dei nostri punti. Ogni punto è formato da 2 costine, costa davanti e costa dietro. Da questo momento in poi dobbiamo lavorare solamente e sempre nella costa retro di ciascun punto che ci si presenta. Dobbiamo quindi cominciare dal primo punto disponibile del nostro giro in costa retro. La catenella non dobbiamo considerarla perché è una catenella di supporto, non vale quindi come punto. Il primo punto del nostro giro, che corrisponde all'ultima maglia lavorata nel giro precedente, sarà un mezzo punto alto. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto ed entriamo nella costa retro del primo punto. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, abbiamo 3 asole, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte e 3 insieme contemporaneamente. Torniamo a prendere in considerazione il filo più a sinistra del punto che abbiamo appena lavorato. Questo qui. Vi entriamo con l'uncinetto ed entriamo nella costa retro del punto successivo, in questo modo. Prendiamo il filo e lo facciamo passare solamente al di sotto del punto, così da avere le nostre 3 asole. Carichiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole contemporaneamente. E ripetiamo questi passaggi fino ad arrivare al termine del nostro giro. Lavoriamo l'ultimo punto del giro, sempre in costa retro, e questo sarà il risultato da una parte e dall'altra del pannello. Per cominciare un nuovo giro, sempre catenella di supporto, voltiamo il lavoro e il primo punto del nostro giro sarà sempre un mezzo punto alto, lavorato in costa retro. Dopodiché cominciamo a lavorare prendendo sempre il filo più a sinistra di ciascun punto e il punto successivo in costa retro sul nostro lavoro. Ottenute le 3 asole, carichiamo il filo, chiudiamo e continuiamo in questo modo fino al termine del giro. Facciamo sempre attenzione dove prendiamo la costa retro dei nostri punti. Non dobbiamo guardare il lavoro frontalmente, ma ruotarlo verso l'alto per individuare le coste che compongono ciascun punto. Proseguiamo quindi in questo modo, ripetendo i vari passaggi giro dopo giro, fino ad ottenere un pannello come questo. Qui abbiamo il fronte e il retro, anche in questo caso punto reversibile.
Siamo così arrivati al termine di questo video dove abbiamo imparato a lavorare il punto brioche in due versioni differenti. Qual è la vostra preferita, la prima o la seconda? Fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video e soprattutto ditemi per cosa andreste ad utilizzare questa tipologia di punto. Perfetto per sciarpe, copertine, per qualsiasi progetto a pannello dove desideriamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra, perché entrambe le versioni sono reversibili. Punti estremamente elastici, l'abbiamo visto all'inizio del video, eseguibili con qualsiasi tipologia di filato. Se siete poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, chiamata Punti all'uncinetto. Se ci sono poi delle lavorazioni che vorreste vedermi portare in un prossimo tutorial, scrivetemele sempre con un commento sotto il video oppure su tutti i miei profili social che trovate sempre nel box informazioni. E sempre sotto il video, se ancora non l'avete fatto, il pulsante per iscrivervi al canale, così da rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni, ovviamente se ne avete piacere. Perciò con questo tutorial punto brioche in due versioni vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube, Uncinetto d'Argento.